Ciao ragazzi, e oggi vediamo insieme come fare un ride. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Quando entrate nel server dovete osservare attentamente il cielo. Se troverete la nuvola a forma di scheletro, quindi un teschio di scheletro, allora vuol dire che c'è un ride attivo. Il ride si trova sopra sempre a un forte, quindi dovete dirigervi in quel punto della mappa. Prima di salpare, naturalmente, ricordatevi sempre di fare una bella raccolta di banane, palle di cannone e assi all'avamposto. Li troverete dentro i barili. Quindi seguite la rotta e cercate di arrivare il più presto possibile al ride, prima che arrivino altre navi, perché la difficoltà maggiore è appunto trovarsi altre navi e attivare così il PvP. È possibile portare a termine il ride anche in 2 persone, ma soltanto, appunto, come abbiamo appena spiegato, se non ci sono grosse difficoltà, ossia altre navi nemiche. E in 2 è possibile gestire l'avvicinamento al forte tenendo una persona al timone e l'altra a riparare gli eventuali danni provocati dalle torrette difensive, che smetteranno di sparare solo dopo che vi sarete avvicinati abbastanza alle spiagge dell'isola. A questo punto posizionate la nave in modo che il raggio di azione dei cannoni possa coprire la spiaggia, che offre una delle entrate pedonali al forte, e tenete un bremo della ciurma a bordo, mentre l'altro o gli altri, è consigliabile essere in gruppo, si prepareranno alla battaglia via terra. I raid infatti sono composti da 10-15 ondate di scheletri, tutti diversi tra loro, e l'uso dei cannoni della nave potrebbe risultare determinante. Ecco perché una bella scorta di palle di cannone fatta durante i viaggi preliminari tornerà molto utile, quindi ricordate sempre di andare a raccogliere strada facendo anche dai barili le palle di cannone. Un altro consiglio che vi do è quello di prendere anche i barili esplosivi. Nota importante, questa settimana fino al 7 di gennaio, grazie a Twitch Prime, quindi se avete l'abbonamento di Prime a Amazon Prime, potete riscattare dei bellissimi premi in gioco per quanto riguarda ovviamente Sea of Thieves. Avrete in regalo questa bellissima scimmietta viola e altri oggetti estetici. Quindi vi basterà collegare il vostro account di Amazon Prime con quello di Twitch. Una volta raggiunto il forte, come abbiamo già detto, arriveranno varie ondate di scheletri. Gli scheletri non saranno sempre tutti uguali, potranno essere scheletri ossuti normali, scheletri quelli con le foglie, quindi dovranno essere portati in acqua, scheletri oscuri, quindi bisognerà utilizzare la lanterna, e i più difficili sono invece l'ondata degli scheletri dorati. Questi sono resistenti sia al pallottole che alla spada, quindi bisognerà prima renderli deboli buttandoli dell'acqua addosso, quindi riuscendoli a bagnare, e poi cercherete di usare di unirli fra loro e usare o gli esplosivi o i cannoni. Affrontate così le varie ondate di scheletri, cercando di essere uniti e focusare insieme lo stesso scheletro. Durante gli scontri potreste anche morire, ma niente paura. Vi basterà semplicemente rimanere qualche minuto sulla nave dei morti e poi tornerete in battaglia. A questo punto cercate di uccidere tutti gli scheletri fino a quando apparirà il boss finale. Nell'ultima ondata apparirà finalmente il boss finale, quindi uno scheletro col nome di Capitano e qualcosa, e sarà uno scheletro abbastanza grande e visibile, come vedete qua nelle immagini. Una volta che avete ucciso il boss sarà un po' più dura farlo, ma se sarete in gruppo ci riuscirete tranquillamente. Esso dropperà una chiave. Questa chiave servirà per aprire la camera segreta che si trova solitamente sotto il fortino. Qui all'interno troverete tantissimi tesori come non ne avete mai visti.
Prima di aprire il forte, guardatevi intorno che non ci siano nemici, poi procedete a utilizzare la chiave e la porta si aprirà come d'incanto. Al suo interno troverete veramente tantissimi tesori di ogni tipo, da gemme a teschi, a casse, a bauli preziosi. Portateli subito al vostro galeone o sloop che sia, cercate di organizzarvi, di fare il più presto possibile perché i nemici potrebbero arrivare. Il mio consiglio è quello di prendere per prima gli oggetti più di valore, quindi quelli più preziosi, in modo che se dovessero arrivare dei nemici lasciate quelli più scarsi e scappate via. Cercate di organizzarvi a essere veloci, magari create una catena fra voi e portateli direttamente al galeone. Naturalmente tutti i bauli e i teschi vanno poi nascosti, in modo che se dovessero salire sulla vostra nave dei nemici non dovrebbero trovarli. Una volta che avete raccolto tutti i tesori, quindi siete pronti per partire, scegliete ovviamente l'avamposto più vicino e quindi dovrete andare lì alla massima potenza delle vele e del vento per consegnare tutti i tesori. Ricordate di tornare più velocemente possibile perché il vostro bottino a bordo è veramente prezioso, quindi non fermatevi a inutili raccolte di oggetti oppure a relitti, ma tirate dritto verso l'avamposto e guardatevi sempre intorno che non ci siano navi nemiche. Segnate sulla mappa l'avamposto più vicino e recatevi al più presto possibile. Una volta arrivati all'avamposto, guardatevi bene intorno che non ci siano nemici pronti a rubarvi tutto il bottino. Poi prendete l'oggetto più prezioso e incominciate a consegnare a turni. Mi raccomando, cercate di essere più veloci possibile nella consegna e ogni tesoro va consegnato al NPC giusto. Quindi gli scheletri andranno consegnati alla necromante, alla signora del male, questa qua nella tenda, i bauli, i tesori quindi e le gemme nella tenda verde dal signore dei tesori, i barili a quello del mercante, intanto vi saranno valutati con parecchi gold, come potete vedere qua dal filmato, e quindi farete parecchi soldi. Ricordo che il raid poi vi dà la possibilità anche di poter alzare tutte e tre le prime tre compagnie. Grazie di aver seguito, vi ricordo sempre di mettere un mi piace a questo video e per seguire tutti i video che andrò a mettere su YouTube iscrivetevi a questo canale. Le dirette invece le potete seguire tutti i giorni alle ore 14 sul canale di Twitch che si chiama sempre Nell'Irfa TV. Per gli orari e il resto potete guardare su Instagram sempre sotto il nome Nell'Irfa TV. Grazie e alla prossima!